Qualche mese fa, in Cile, ho assistito ad una scena sconvolgente. Non ho mai visto una roba del genere. ¿Para vosotros es normal? No. Ciò che è successo subito dopo, però, è ancora più incredibile. Cioè, potrebbe essere questa persona qua. El papá le rompió un diente. Yo le decía, yo hasta está bien drogada, si nadie te dice que no te drogues. E perché stanno loco conmigo? Adesso. We ask you to please remain seated with your Follia che lei potrebbe essere qua intorno. ¿Puedes dar vuelta el teléfono, por favor? Sí, sí. Espera. Me presento, mi nombre es Esperanza. Desde que nací mis padres me quisieron, mis abuelos me criaron, me llenaron de afecto y me hicieron lo que soy. Ya no importa, trabajé y cuidé a mis hermanos desde que era menos. El infierno en que crecí me hizo volverme dura y desde entonces la Queenie se tornó mi universo. Maltratos, violencias, abusos y prisión. Agradezco con el corazón el cielo que jamás me dejó fallecer. Ahora solo quiero mejorar y feliz punto estar. Carita feliz. Eravamo lì con Zazza l'Italiano per raccontare le zone più pericolose del paese e durante un giro di ricognizione abbiamo trovato questa ragazza in overdose buttata in mezzo alla strada. Chiamiamo l'ambulanza. No se puede, no, porque es peor. Ma perché? Porque para llamar personas que no queremos ver. Il problema è che le persone che non vogliono vedere sono le uniche che potrebbero salvarla. Ed infatti... Este video lo estoy grabando porque estamos buscando a la ex estudiante de medicina veterinaria Giovanna Caballón. Ella se salió hace un par de meses, quizás un año de la universidad y desapareció completamente. Era stato infatti proprio il mio video con Zazza a far riaccendere la speranza in chi la stava cercando da anni con scarsi risultati. Así que cualquier dato de dónde puede estar, por favor, contáctenos. E infatti... Ragazzi, non ci posso credere. Mi ha appena scritto uno dicendo di essere il padre. In quel messaggio mi dice che la ragazza si chiama Jovanka e che è da un anno che non la riescono a trovare. Oh mio Dio. Così provo a cercare il suo nome su Facebook, trovo una ragazza ed inizio a confrontare le foto. Te divento pazzo. Che non riesco a trovare un'immagine dove lei si vede bene in faccia. Eccola. Solo il neo è la roba fondamentale. No, non è lei. O forse sì, non capisco se poi il neo ce l'ha o no. Cioè, tipo, questo frame qui, lei lì. Vedi che ce l'ha. Ha quel neo lì. Dai, per forza lei. Che è qui. Eh sì, cazzo, è quello. Ed Follia. è riccia lei. Potrebbe essere questa persona qua. Assurdo. 4 anni fa avevo incontrato completamente per caso Giudelka. Salve. Che c'è, ragazzi? Abbiamo paura, ci hai fatto spaventare. Un'altra ragazza scomparsa da 3 anni che era ricercata pure dalla trasmissione Chi l'ha visto? Qua dentro. È assurdo che questa cosa stia capitando un'altra volta a me. Stiamo arrivando ad un livello di follia che non riesco a spiegare. L'unica certezza è che c'è scritto suo padre e il nome è quello. E Giorgia, la ragazza che si occupa di produzione in ADG, si mette subito in contatto con lui. La nostra chat inizia il 12 giugno. Io mi presento e dico che ci piacerebbe conoscere la storia di sua figlia. Lui fin da subito mi dice che è un tema molto delicato che preferirebbe affrontare in una videochiamata. Casi me morí cuando vi el video, impactante. Mira, mi hija, hasta el año pasado, ella está cursando 4º año de universidad. Se fue a los 18 años con su pololo de la educación media. Compagno con cui si svilupperà una relazione tossica che di lì a poco finirà malissimo, con Jovanka sbattuta fuori di casa senza un posto in cui andare. Giovanka entró en depresión y se metió la droga. Más que todo, yo creo que eso fue como el detonante. Fa davvero impressione vedere che questa ragazza si sia trasformata in questa ragazza. Queremos nosotros es internarla sí o sí. Ma prima di ricoverarla bisogna trovarla e una volta trovata c'è un altro problema. En Santiago todos los centros son pagados. Puta, no sé, mira, hemos averiguado, hay uno que sale, hay que pagar como 500.000 pesos el primer mes, se pagan una mensualidad. Nonostante i dubbi, decidiamo di fidarci e gli scrivo per dirgli che abbiamo deciso di partire per aiutare sua figlia. Bueno, nos gustaría venir a Chile para buscar a Jovanka y ayudarla. Vosotros no vais a abandonar la misión. Quedáis con nosotros. Alvaro sembra contento del nostro aiuto e noi siamo realmente intenzionati a riportare Jovanka a casa, ma prima di partire abbiamo bisogno di più potenza di fuoco. Martedì 17 giugno gli scrivo: Hola Alvaro, mi potresti inviare i numeri degli amici più stretti di Jovanka? E lui mi invia quello di un certo Diego. Hola. Un personaggio
veramente unico. Sta correndo fortissimo. Quería que grabasen esto, pero como soy medio vergonzoso. Algo sordo, así que una oreja. Diego viene, esattamente come Jovanka, da La Serena, un piccolo paesino a 5 ore e mezza di macchina da Santiago. Diego però è la persona che più di tutte potrebbe cambiare la vita della sua amica, ma Yo creo que hasta ahora tengo que conversarlo con mi pareja actual para verificar, organizarme como persona. comunque il mio reel finiva così. Biglietti per il Cile presi. Perché vi sto facendo vedere il reel? Perché è proprio quello ad aver creato il primo grosso problema di questa avventura. Io dovrei partire domani e sono genuinamente preoccupato. Qualche minuto prima, infatti, avevo sentito il mio contatto cileno che mi aveva messo in guardia. Acuérdate que esos videos trajeron muchos problemas aquí. Te puedo mandar los screenshots para que veas las amenazas que me están diciendo. Ellos están locos, yo te lo dije. Ma quién tiene il problema conmigo? Todos donde fuimos a grabar, güey. Tú puedes venir con una mentalidad y si te tiran un atentado en el aeropuerto, vale, te pegan un balazo. Vale, no es chiste, maricón, yo te lo dije. E se giustamente vi state chiedendo perché mi vogliono far fuori, andate a recuperarvi gli scorsi episodi sul Cile. Ma che cazzo Despacio, despacio, despacio. Tengo un poquito de miedo ora. Vedi te. Ti è mai arrivata una minaccia del genere? No. Io non voglio essere ucciso in Cile. E poi è vero, cioè queste cose le fanno. Youtuber ammazzato io non voglio essere quello. Torno quindi in ufficio per confrontarmi sulla situazione. Qual è la cosa giusta da fare? Andare lo stesso rischiando la vita, rimandare o non andare proprio? La tua vita è la prima cosa, cioè per raccontare storie, soltanto tu devi ispirare. Prendiamo il volo il giorno dopo, che non è Giusto, devo avvisarlo a Giacomone che tornando in Cile c'è questo piccolo rischio di essere trasformati in uno scolapasta. Giacomo, dove sei? Fuori. Quanto ti serve per venire in ufficio? E quando il dovere chiama, Giacomo È arrivato. Che stai facendo tu? Mi è appena uscito il sangue dal naso, non è tra l'altro. È meglio dal naso che dal fianco, perché ti hanno sparato un proiettile cileno. Nel reel c'era il volo che prendevamo, no? E lui mi ha detto: Ya le advertiste a esa gente que quedó molesta contigo que vienes para acá. Porque subiste el vuelo. ha detto 2 volte che mi ammazzano, però Colombia, Cile, prossimo stato dove non posso più andare? No, per ora solo questi. Quindi cambiamo volo, almeno? Esatto, quindi adesso stiamo provando a cambiare volo. Andiamo, cioè, non è che... Andiamo. Tanto che cazzo dobbiamo fare? Dovevamo contattare la nostra compagnia aerea, che però non aveva l'assistenza clienti dall'Italia. Ma per fortuna c'era NordVPN a salvarci la vita. Se sono ancora qui tutto intero è proprio grazie a questa semplicissima app che mi ha permesso di collegarmi ad un IP cileno per fare il cambio da un sito che era accessibile solo da lì. NordVPN però non serve solo a cambiare i voli, perché soprattutto ti protegge sempre mentre navighi, impedendo a chiunque di tracciare le tue attività o di rubare i tuoi dati. Senza contare che puoi guardare pure la tua serie preferita disponibile solo in Italia, pure da un altro paese. E questo vale anche con la Formula 1. Io quando ero in Cile, Kimi, come facevo a vederlo? Dovevo avere NordVPN, perché mica ce l'ho l'abbonamento alla TV cilena. E poi, lo ripeto, nel caso in cui non si fosse capito, NordVPN mi ha salvato la vita. Quindi per ringraziarli, almeno ti devi iscrivere dal link in descrizione, che ti dà pure uno sconto esclusivo più 4 mesi extra sui piani biennali. Dai. In ogni caso, volo cambiato e siamo pronti a partire senza che nessun criminale cileno lo sappia. Forse. Sarei voluto andare domani. Vabbè, ma andremo lunedì e non verremo crivellati. Tutto da dimostrare. Il giorno arriva. Non so come torniamo. Primo volo, stiamo andando a Londra dove dobbiamo fare scalo. Abbiamo deciso di non dire niente per sicurezza, per adesso rimaniamo sotto copertura. Per poi spostarci da Londra a Santiago. Ovviamente viaggio easy. Soltanto che più ci avviciniamo alla meta, Ho paura di come ogni persona del Cile mi guarda. magari mi ero solo suggestionato, ma ho avuto l'impressione che molte delle persone sull'aereo sapessero chi sono. Pensate che il video in cui abbiamo incontrato Jovanka ha fatto 650.000 views solo in Cile, che conta circa 20 milioni di abitanti. Fate un po' voi i conti. In ogni caso, Very warm welcome to Santiago. Adesso We ask you to please remain seated with your... ecco, da qui fondamentale non farsi riconoscere. siamo arrivati, siamo in Cile, da qua in poi siamo potenzialmente sempre in pericolo. Anche perché il volo l'abbiamo spostato, ma quelli che mi vogliono matar
non è che hanno cambiato idea. Eccoci qua, 2 gradi e 5 pantaloni corti. L'aeroporto sembra a posto, nessun criminale in attesa del nostro arrivo. Saliamo quindi in taxi e ci facciamo portare a quella che sarà la nostra casa a Santiago. Bello! Io dormo qua e tu dormi qui. Peccato che neanche tempo di mettere giù le valigie che dobbiamo partire di nuovo. Salutoni alla cameretta, andiamo alla Serena. Il piano era infatti quello di avere la nostra zona sicura a Santiago e di spostarci alla Serena solo per il tempo necessario a parlare con il padre e caricarlo in macchina. Avrei voluto parlare anche con gli amici di Jovanka, ma per ora nessuno aveva dato ancora la conferma al 100% di volermi incontrare. Siamo arrivati in aeroporto, mentre stavamo venendo qui ci è arrivato un messaggio dal papà di Jovanka che dice che forse non è più disponibile per venire a Santiago con noi a cercarla. Ok, le cose si complicano. In questo momento stiamo andando alla Serena senza avere la certezza né di parlare col padre né con gli amici, ma non demordiamo. E direi che da adesso non si torna più indietro. Atterriamo e procediamo con il piano. Ma dimmi tu. Mamma mia. Della giusta, Alessandro. Noleggiata la macchina, ovviamente bianca così ci vedono tutti. L'ultima volta che abbiamo preso una macchina in affitto non è finita bene. Perché cos'era? Avrei lasciato acceso qualcosa se si è scaricata completamente la batteria Era della tutto macchina. spento. Bro, just go, please don't talk. Sono stato dritto e sono così e non vedo quello che ho davanti. Madonna, mi sembra mia nonna quando... Vabbè, è la prima volta che guido sta macchina e ho le ginocchia in bocca. Tanto poi per scappare dai ragazzi la guiderai tu. Noi dobbiamo fare 5 ore per tornare a Santiago con questa macchina. Ricordiamo. Fumo, robe, ma che cazzo? Mi sembra di essere 15 anni fa. Cioè, guarda dove siamo. E la nostra tensione si può percepire dalle piccole cose. La prima cosa che Giacomo ha notato di questo viaggio è che la macchina che abbiamo preso non ha un tasto per chiudersi. Ah, eccolo invece, c'è. Sì, cazzo! Siamo sì. salvi. Che poi? Bene. Vabbè, sì, poi possono spaccare tutto, però almeno abbiamo un primo ostacolo per i ragazzi. Arriviamo nel nostro nuovo rifugio con un po' di paura rispetto a chi da queste parti ci stava cercando. Che non sono proprio dei criminali alle prime armi, sono dei criminali alle tantissime armi. E il problema è che questa paura ci seguirà per tutta l'avventura. Porca troia, devo stare pure attento ai ragazzini che potrebbero avercela con me. Facciamo il check-in e ci dirigiamo verso la nostra base operativa della Serena. Questa abitazione tiene 2 scale. Gli amici d'infanzia di Jovanka nel frattempo rispondono e ci danno l'ok per incontrarci. 10 minuti di macchina, andiamo. Dovremmo esserci. Dove cazzo si parcheggia? Qua? Mi ha detto che era vicino a una motocicletta. Ok, siamo arrivati, siamo fuori dal posto, non c'è nessuno, ma si va in scena. Incontriamo Diego. Hola, ¿qué tal? Alessandro. Alessandro, un gusto. Piacere. Algo sordo, así que una oreja. Gracias. E dopo un po' ci raggiunge anche la sua amica, che però non vuole né farsi vedere in volto né condividere il suo nome. E quindi la chiameremo Sara, classico nome cileno. ¿Se habla español? Sí, un poco de eso. Sentiamo il punto di vista degli amici di Jovanka. Éramos compañeras de curso y nos hicimos amigas desde ese año hasta ahora. La primera persona que conocí fue con ella, con quien tablé conversaciones. El humor, la danza de las miradas, la vibra, cuando mira a otro ojo y se acerca gente pues, con más afinidad. Jovanka es una persona muy inteligente, muy cariñosa, muy buena amiga, es buena hermana, ella es una buena persona. Se fue a los 18 años y se fue con su pololo de la educación media. Se desgastó la relación, se separaron. Y él el pololo la echó a la calle. Se metió en las drogas y yo fui a buscarla. Diego viajó a Santiago con el papá de Jovanka a intentar buscarla. Estaba pesando casi 45 kilos. Imagínate que está, ¿cómo debe estar en los huesos? La vi a la Jovanka de igual forma que estaba en el video. 2 días buscándola, consultando por aquí y por allá. Y cuando vio al papá fue toda una pelea, una lucha. Y me la quise traer y no quiso venir. E rispetto al padre, loro, cosa ne pensano? Ay, a mí no me gusta eso. Ya que su padre la cohíbe, la presiona al tratar de ayudarla, en vez de darle más calma, seguridad de padre. Es el gran pero con la familia. Jovanka no quiere venirse para acá a La Serena, no quiere venirse para acá. El apoyo que yo le ofreció, hija, yo no te puedo ayudar con plata porque no tengo. La única manera que yo te puedo ayudar es traerte acá a la casa. Entonces tú no vas a tener preocupación, yo aquí te puedo ayudar, pero no quiere venirse acá a La Serena. Porque el padre, al ser tan violento, ella explota. Pero con Diego es mucho cariño. Uno debe estar así como bien calmado o pensando en ella desde el amor para sanarla. Diego e Sara quindi non hanno una grande opinione del padre, ma perché? Él también golpeaba a Jovanka.
La golpeaba más de una vez y ella llegaba al colegio golpeada. Incluso el papá le rompió un diente. Entonces, esas cosas lo más probable es que la familia no se los diga a ustedes. Ok, la situazione è complicata e comincio ad avere dei dubbi su Alvaro pure io. E, come se non bastasse, Il padre di Jovanka ci ha detto che possiamo andare a parlare da lui se portiamo delle pizze e quindi adesso andiamo a prendere le pizze. Quizás sería bueno que cuando hablen con los padres, que no les digan que hablaron con nosotros primero. Claro. Si ellos saben que hablaron con nosotros primero, pueden molestarse. Aquí a la derecha, esa plaza, teníamos mucho. De noche es muy peligrosa, pero durante el día no. Questa è la scuola che frequentava Jovanka. Ma è Jovanka o Giovanka? Giovanka. Eccoci qua, nella pizza preferita da parte dei ragazzi. e mentre aspettiamo, continuiamo a conoscere Jovanka. Ahí ella estaba mejor. Ahí estaba acá. Cuando nosotros la fuimos a ver con Diego y todo. Le cortaron el pelo. Le pizze arrivano e siamo quindi pronti ad incontrare Alvaro. Che buon odore. Ma è questo? Cioè, una multa? Come si fa? Se paga. Mira. El tema es igual, estoy sumamente preocupado por mi hija, pero yo no, ¿qué más puedo hacer, pa' amiga? Ahí él decía que ella ya estaba grande y como que no había nada que hacer. Gracias. Ciao ciao. Ciao. Oddio. Arriviamo quindi a casa del padre con l'obiettivo di conoscerci per il giorno dopo andare insieme a Santiago a cercare Jovanka. Perro che ci segue. È qua, Mi sta chiamando. Hola. Sì, sto nella posizione che mi inviaste in WhatsApp. Che ha detto? Che ci apre qui. Io sto solo ogni volta. Bravo. Chico, pronto per La vuelta. Andiamo a vedere cosa succede. ¿Cómo está, Alessandro? Un gusto. Un gusto. Hola, mucho Giacomo, gusto. Álvaro. ¿Qué edad tiene usted? 26, secondo me 25. ¿Y tú? Yo, 42. Ah, parece muy joven. Permiso. Appena arrivati conosciamo subito Priscilla, la matrigna di Jovanka. Hola. Buonasera, Alessandro. Giacomo. Todo es cierto, descansen. Oh, Dios. Un poquito de miedo. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Giacomo. Giacomo. Yo de verdad no creía que ustedes iban a venir. ¿Por qué? Porque no sé, es que yo tengo muchas cosas en mi cabeza. Muchas. Y lo de la Jovanka, a mí el año pasado me colapsó. Perché prima che sparisse loro ci avevano provato. Yo he tenido todo listo acá en La Serena para internarla, porque ahora ella necesita psiquiatra. La trajimos para acá, la tuvimos una semana acá en la casa, una semana aquí en el departamento. Hicimos los trámites para poder internarla y de aquí se nos arrancó. A mí por lo menos me tiene bloqueada. Incluso bloqueó a los hermanos de acá, a sus hermanos. ¿Cuántos son? Con ella eran 5. Acá tenemos 3. La Jovanka in Santiago y Diego in Santiago. Diego non è il nostro Diego, ma uno dei fratelli di Jovanka, che vive a Santiago e che ha più volte provato ad aiutare la sorella. Oye, pues Jovanka, soy el Diego. En varias oportunidades la llevaba al hospital. Y ella estuvo en coma por droga. Ella intentó ahorcarse. Después Diego se colapsó, se aburrió. Me dijo, mamá, no entiende. Todas las peleas, los dime y diretes que tuvimos como familia, eso es independiente de lo que estamos viviendo nosotros ahora, porque nosotros estamos preocupados por ella. Claro. Pues nosotros lamentablemente no contamos con recursos económicos como para partir a Santiago, internarla por cuenta de nosotros. Anche se loro ancora non lo sapevano, a questo stavamo già pensando noi. ¿Y ella hoy está en situación de calle? Sí. ¿En Santiago o en La Serena? En Santiago. Prima di partire ci siamo fatti una lunga chiacchierata col medico di una clinica che ci farebbe un grande sconto per internare Jovanka. Yo creo que el padre está viendo una oportunidad doble. Una, que traten de ayudar a su hija de alguna forma, y otra, de obtener algún dinero de parte de usted. Io voy a ayudar Jovanka, ¿no? Sí. Él. No la ayuden, no Exacto. le den dinero. Y realmente no tengo ganas de nada casi. Yo estoy a cargo como del buque en este minuto. No sé si me entienden. ¿Qué tipo di relación tienes ahora con ella? Por Instagram. Hola papà, hola hija, ¿cómo estás? Aspetta, allora le cose non sono andate esattamente come ce le hanno raccontate. Jovanka non è scomparsa, è scappata, ma
perché scappare? Yo conozco a Jovanka de más tiempo. Yo lo que tenía entendido era que su papá también consumía drogas. Y yo no sé si ahora actualmente él también lo hace. Yo le decía, Jovanka, está bien drogada, si nadie te dice que no te drogues, pero no aceptemos. Entonces, las veces que él golpeó a Jovanka, las veces que tuvo ese tipo de comportamiento, era estando drogado. Ahí hubo peleas de Jovanka y su mamá, pero yo no sé qué tanta cercanía ni contacto. La Jovanka de 9 meses nos separamos con la mamá de Jovanka. Ella es drogadicta. Ella también. Sí. El vínculo con ella es muy poco, muy poco. Yo creo que la desilusión amorosa y los abandonos puede que hayan gatillado este tema. Porque yo en Santiago va a estar sola. Y esos amigos che tiene actuali non sono los amigos. Perché il problema non è soltanto la droga, ma anche le persone che ha incontrato durante questa sua nuova vita. ¿Cómo? Él me llamó a mí a las 3 de la mañana. Me dijo que era su pareja y que la había encontrado en la calle haciéndose a otras personas por droga. Y él me dijo que se la había llevado a su casa y que le había dado unas pastillas para dormir. Y yo creo que ahí es que ella nunca tuvo un apoyo de su familia. Es que mucha gente especula y dice, Claro. oh, no tiene familia. Ella tiene Ella familia. tiene familia. Oye, más o menos para que vean la intermitencia de conversaciones. ¿Puedo escuchar una del audio? Sí. Sí, escúchalo nomás. Juan se juega. No estaban haciendo show. Pero bueno, no. Cuando yo el video salió de Jovanka, yo quedé súper impactado ya y aparece gente hablando cosas de mí. Nunca ella me contó eso, pero puede ser. Diciéndole que vergüenza para mí, le dije yo yo ando en boca de gente, porque es un tema para mí, un tema delicado eso, yo tengo hijos. Prova del 9. La familia debe hacer algún esfuerzo de tal forma de que sienta que está trabajando por su recuperación. El jefe de la clínica dijo que costaría 2 millones de pesos, pero por lo que estoy haciendo podría darnos un gran descuento y hacernos pagar $300 al mes. Tenemos que pagar no para ganar encima, porque es parte del proceso. Vediamo come risponde. Perfecto, fantástico. Y mañana... La preocupación más que nada es para que ella se recupere, para que esté bien, no ande en ese mundo, porque ella... De lo que nosotros la criamos, por lo poco y nada, bueno, de que la alcanzamos con nosotros. Hola a todos, en este video les enseñaremos cómo cortar las uñas correctamente a un conejito. No, una buena base, pero jamás fue criada para que llegara a esos extremos. Bueno, nosotros de Italia conocíamos a Eros Ramazzotti nomás. A Giovanotti. Giovanotti yo lo conozco bien. ¿Lo conoces tú? Sí, sí, sí. Ya, nos vemos. Agustina, vení por aquí. Hola, Alessandro. Giacomo. Él es hermano de Jovanka. Ciao. Gracias, Alessandro. Gracias, Salvador. Ya, mañana nos vemos entonces. Claro. Buen descanso. Gracias. Ciao. Buen descanso, niño. Chao, buenas noches. Ciao, chicos. Oh, non lo so. È difficile. Sicuramente è strano, io non so, percepisco una vibe strana. Sono confuso perché comunque quando abbiamo parlato mi è sembrato un po' strano l'atteggiamento che aveva, soprattutto il padre. Sembrava piatto. Adesso io non è che posso giudicare e dire cosa deve provare una persona in quella situazione. Sicuramente sono anche condizionato da quello che ci hanno detto le persone prima. Mira, yo honestamente creo que si van con los papás, ella puede poner una barrera. Non so cosa pensare, non so cosa fare, è una responsabilità enorme, cioè non voglio andare là magari col suo papà che la mette in difficoltà, non lo so. Forse stavo sbagliando tutto. ¿Quién es la persona más cerca a Jovanka ahora? Yo creo que Diego. Ella siempre ha recibido muy bien cosas de Diego. Dieguito es... Es importante. Pienso lo mismo, pero él no puede. Perché non può? Ha per caso qualche trascorso che non conosciamo con Jovanka? Sí. Ah, frenzonato. Sí. Para mí tiene también ahora un poquito de amor para Jovanka. Sí. Mañana voy a hablar yo con Diego. E il fatidico giorno arriva. Tra qualche ora dobbiamo partire, ma con chi? Non sappiamo però se portarci il papà, se riusciamo a convincere Diego. Adesso andiamo dai ragazzi. Inizia ufficialmente un'altra avventura. Dei cavalli liberi in mezzo alla città, io non li avevo mai visti. Cioè, quindi questi girano abitualmente con i cavalli. Ma che bello il mare con le montagne dietro. Siamo arrivati
Faremo colazione qui. Ribecchiamo i nostri amici con un obiettivo ben preciso che potrebbe cambiare completamente le sorti di questa avventura. Convincere Diego a lasciare La Serena per qualche giorno e venire con noi a Santiago per cercare di salvare Jovanka. Tengo muchas preguntas porque no entiendo. Volver con él un poco me preocupa. Yo creo que debemos sacarlo de la ecuación al padre. Tenemos que sacar. No debe participar. Pero yo no puedo decir, tú no puedes venir con nosotros a buscar tu hija. Y necesito de tu apoyo en eso. No sé. Si tú no vienes, creo que es imposible porque Jovanka va a cerrar las orejas. Incrociamo le dita. Diego deve venire per forza con noi. Tengo que hablar. Il problema è la sua fidanzata, da cui Diego non vuole separarsi neanche un giorno. Con mi pareja, sería pilar fundamental, una necesidad fuerte con ella también. Por eso me es difícil cantar y dejarla solita. Me parte el corazón a ella y a mí. Pero voy a hablar. Es una vez para 2-3 días máximo. Anche perché Para mí es la última oportunidad. Lleguen todo está en tus manos. No es por presionarte, pero todo está en tus manos. ¿En cuánto tiempo tú puedes saber si tú puedes ir o no? Tengo que llamarlo y decirle. Es la de que hay. Se siamo riusciti a convincere Diego a venire con noi, cambia completamente la missione. Preparo lo mío y nos juntamos más tarde. A dopo. A dopo. Después, sí. A dopo. Para ti, ¿es confirmado que viene? No sé. No sé. Es que lo veo muy preocupado ¿Por qué? por su novia. ¿Qué le va a decir? Adesso sarà difficile andare a parlare con il padre e dirgli che lui non può venire. Diego è andato via in modo un po' impulsivo perché si era emozionato. Forse Diego ci tira il pacco. Andiamo a casa sua, prendiamo tutta la sua roba, poi noi andiamo a parlare con il padre di Jovanka per dirgli che anche il capo della clinica preferisce intanto andare solo con un amico e dopo con Diego prendiamo e partiamo per Santiago. o almeno questo è il piano. Ci siamo fermati casualmente qui e c'è una pubblicità della Coca-Cola con scritto Ale es un gran viaje. Sarà destino? Sarà l'ultimo viaje? Coquimbo papi. Eccoci qua, casa di Dieguito. Misión completa? Misión completa, pero mi novia está con cara así. Va a ser feliz en 3 días. Eso. Quería saber si es que ustedes pueden comprar una hoja de papel, sí, sí, un cuadernito y alguna florcita, ¿no? No, vamos juntos. Vamos juntos. Ah, juntos, perfecto. Sí. Sta roba incredibile. Pone la moto dentro? Creo. Dopo aver messo via la sua moto, Diego prepara le sue valigie per 3 giorni fuori casa e torna così. ¿Es abbastanza o necesiti más? Por 3 días. Y un pantalón y una polera, ¿no? Che situazione assurda. ¿De cuántos años está juntos con tu novio? ¿Meses? Ah, meses. Rapporto fortissimo per essere iniziato da qualche mese, ma ognuno vive i rapporti a modo suo e quindi andale a comprare regalo di scuse per la fidanzata di Diego. Che furbone romanticone. Pago io. Gracias. E uno e un altro. Aló. Salve, 3 fiori di quelli. Hola, buenas. Hola. Como una rosa. Rosa tengo. Tengo rosa. Situazione strana. ¿Qué rosita quiere? Vale 2.500 acá. Salvador, deja el joven. Salvador. Uy. Hoy día parece que anda con todas las ganas. Niño. Salvador, porfa. Salvador. ¿Se la arreglo o va a ser natural? Oh, staccati. Levati dal cazzo. Ay, Dai, Salvador. Che momento incredibile. Oh, Salvador. mi Salvador, niño. che Salvador! Se dovessi avere un gatto, vorrei Salvador. ¿De dónde son? Para ti, ¿de dónde somos? Alemanes, suizo, Lo stato más bonito, donde la comida es mejor. italiana. Eso. Ah. Salvador. Salvador. Sí, se lo voy a escribir sobre la máquina. Ma podemos, porque es bello el momento en cui... Dígelo tú. Me encantaría que grabasen esto, pero como soy medio vergonzoso, no me cuesta la inspiración que llega. Ok. Ci accontenteremo del suo racconto ¿Qué le va a escribir? Escribir cosas de corazón. e di questa foto. Andiamo.
Bien? Sì. Vamos por Jovanka. E qui ho fatto un grande errore. Invece di partire immediatamente, ho deciso di fermarmi a fare un giro nei luoghi che i suoi amici hanno vissuto con Jovanka. Y acá siempre veníamos con Jovanka de pronto después del colegio o en el verano. La última vez que ella vino a La Serena, también vinimos acá. Perché? Perché Diego, nell'attesa, dimostra qualche ripensamento. Parece que le duele el corazón. E il problema è che adesso siamo costretti a dividerci da lui. Giusto il tempo di dire al padre che non può venire con noi a cercare Jovanka. Una cosa tra l'altro leggera. Lo so, non dovevamo mollarlo. E se ci tira il pacco lui siamo fottuti letteralmente. Soprattutto se adesso andiamo a dire al padre che non vogliamo che venga. ¿Cómo están? Bien, pasen. ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿cuáles son los planes de hoy? Allora, hablé con el jefe de la clínica. Él ha dicho que es mejor ir solo yo con él y un amigo. Diego es dispuesto a ir con nosotros porque el jefe de la clínica ha dicho que es mejor reinserir la familia después que ella dice sí. Y después, si todo va bien, solucionamos como para ti venir allá. Ya, perfecto. ¿Está bien? Está bien. Eso es lo que podemos... Bien, me parece bien. Listo. Cualquier información, cualquier cosa me hablan nomás y yo te hago llegar. Claro. Gracias por todo y estamos en contacto. Ok. La mejor de las buenas vibras. Esatto, come sei interrotto? Non capisco. Non mi ha chiesto neanche qual era la clinica, non voglio giudicarlo. Avere già un po' di dubbi su di lui, unito al suo comportamento. 2 indizi. Ora pensiamo alla missione. Speriamo adesso che Diego in questo tempo non abbia cambiato idea. Siamo fuori da casa di... Non ci rispondono più. E se avesse mollato? Sto vedendo Diego arrivare da solo. Ah no, ha uno zaino e sta correndo come un pazzo. Ma perché corre così tanto? Sta sprintando. Sta correndo fortissimo. Perché corre così tanto? Non sto capendo. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estamos listos? Listo. Vamos, amigo. Mi sembra carico. Perfetto. Il Dream Team è pronto. Adesso direi che ci manca solo... Santiago. 5 ore comode. Abuelita, vamos por ella. Vamos. La strada tanto è facile. 443 km dritti. Nuestra amiga nos dio todo el viaje. Provisione. Ma la cosa più bella succede adesso. Durante la colazione di quella mattina, Diego mi svela una cosa che non sapevo. Con Jovanka hicimos una canción. Esperanza se llama la canción. Hope. Diego alla chitarra e Jovanka canta. Hola, me presento, mi nombre es Esperanza. Desde que nací mis padres me quisieron, mis abuelos me criaron, me llenaron de afecto y me hicieron lo que soy. Besos al cielo, mis ángeles queridos, siempre. E su questa nota di speranza ed emozione ci dirigiamo verso la nostra tappa principale, l'ultimo posto dove avevamo visto Jovanka. Il problema è che era 4 mesi fa. Nel prossimo episodio. Questa è la via in cui l'abbiamo vista. Era esattamente là. La situazione si stava mettendo male, ci stavano cerchiando. Porca troia, c'hanno i coltelli pure. Ho detto che dovrebbe essere qua. C'è ancora che la gente mi vede. E lei? Sì, lo so.